Buongiorno, sono il dottor Andrea Ferrero e in questo video parleremo dell'artroscopia della caviglia. L'artroscopia è una tecnica ormai ampiamente utilizzata in chirurgia per accedere con un approccio mini-invasivo alle articolazioni. Infatti, con uno strumentario dedicato, come ad esempio delle telecamere a fibre ottiche con un diametro variabile da 2,4 a 4 mm collegato ad uno schermo, e utilizzando una varietà di strumenti chirurgici per palpare, tagliare e limare i tessuti, è possibile risolvere molte problematiche delle articolazioni. Sicuramente una delle applicazioni più frequenti di questo tipo di chirurgia mini-invasiva è nel ginocchio, dove, come vedete, attraverso un piccolo foro della pelle inseriamo la telecamera, riuscendo a vedere nel monitor direttamente che cosa facciamo all'interno del ginocchio, potendo quindi utilizzare, attraverso un altro piccolo taglio della pelle, gli strumenti dedicati per pulire i tessuti all'interno. L'artroscopia della caviglia è sicuramente un'altra ottima applicazione di questo tipo di chirurgia, che viene generalmente applicata ad esempio per le lesioni osteocondrali, oppure per controllare direttamente la buona riduzione di alcuni tipi di fratture della caviglia che interessano l'articolazione, oppure ancora per l'asportazione di osteofiti, cioè di sporgenze ossee tra la tibia e l'astragalo, per cui vi invito in questo caso a visionare il video dedicato di cui troverete il link alla fine di questa presentazione. Quella che è probabilmente la più comune indicazione per eseguire un'artroscopia della caviglia è la pulizia di un eccesso di tessuto sinoviale, cioè dell'anomala proliferazione del tessuto che normalmente ricopre l'interno di un'articolazione e che spesso si vede ad esempio dopo una distorsione di caviglia che, nonostante siano passati magari dei mesi e fatta fisioterapia, continua a caratterizzarsi per dolore e gonfiore della caviglia o anche per una sensazione di instabilità senza i veri e propri cedimenti articolari. Penso sia importante sottolineare come la presenza di questa abbondanza di tessuto all'interno dell'articolazione spesso non sia facile da diagnosticare, neanche dopo aver eseguito una risonanza magnetica. In molti casi, infatti, la diagnosi è posta dopo aver escluso tutte le altre cause, come ad esempio una frattura, una lesione dei legamenti o dei tendini, ma in molti casi la prova provata è data da una infiltrazione con una piccola dose di anestetico locale e cortisone, che sono iniettati sotto controllo radiografico, in modo da essere sicuri che l'ago sia nella posizione giusta. Se volete avere qualche informazione in più su come siano eseguite le infiltrazioni e sulle eventuali alternative che si possono iniettare rispetto al cortisone e anestetico locale, vi invito a visionare il video di cui troverete il link anche in questo caso alla fine. Se dopo l'infiltrazione sotto controllo radiografico il dolore migliorasse in modo significativo anche solo per un giorno, la diagnosi è praticamente fatta. E quindi a questo punto si può discutere l'esecuzione dell'artroscopia di caviglia. L'anestesia quasi sempre consiste in un'anestesia generale, detta narcosi, in cui si dorme durante tutta la durata dell'operazione, oppure l'anestesia può essere spinale, cioè una iniezione nella schiena. In quest'ultimo caso molte persone chiedono di poter anche essere leggermente stordite in modo da non vedere, non sentire e non ricordare niente di quanto capita attorno a loro. L'intervento chirurgico è eseguito con il paziente disteso sul letto, con la caviglia che è leggermente trazionata con un sistema fionda in modo da allargare lo spazio articolare della caviglia, che altrimenti è generalmente piuttosto stretto. Come al solito si usa una telecamera che ha un diametro di 2,4 mm collegata ad uno schermo 4K e si usano diversi strumenti per pulire il tessuto esuberante in profondità.
Questo tessuto esuberante si presenta come se fossero delle ragnatele di colore biancastro che vanno a interporsi tra le ossa che costituiscono l'articolazione della caviglia, cioè la tibia, il perone e l'astragalo, causando quindi il dolore. Con lo strumentario dedicato, inserito attraverso delle piccole incisioni di pochi millimetri ed eseguendo dei delicati movimenti ondulatori, si procede quindi alla progressiva pulizia di questo tessuto ipertrofico sinoviale. I due strumenti che generalmente usiamo in questo caso sono delle radiofrequenze, cioè uno strumento che brucia il tessuto, oppure uno shaver, cioè una sorta di bisturi a lama oscillante. Quello che vedete adesso in azione è proprio lo shaver, la parte mobile e la parte tagliente, quella cioè che una volta che entra in contatto col tessuto da ripulire lo taglia e al tempo stesso lo aspira. Che la pulizia sia fatta attraverso l'apparecchio a radiofrequenze o con lo shaver, il principio non cambia. Si tratta sostanzialmente di esplorare tutta la parte dell'articolazione, sia davanti che ai lati, in modo da cercare di pulire il più accuratamente possibile questo tessuto anomalo. In alcuni casi il tessuto anomalo da rimuovere è relativamente poco, ma in altri, soprattutto dopo una frattura, anche se operata, il tessuto è molto abbondante e quindi l'intervento dura sicuramente più a lungo. Prendete le immagini che vedete ora come esempio di quello che vi ho appena raccontato. In questo caso il tessuto ipertrofico sinoviale è talmente abbondante da rendere perfino difficoltosa l'identificazione delle strutture articolari, come la tibia, l'astragalo e i malleoli. Appena terminata la pulizia della parte anteriore della caviglia, ci si può concentrare sulla zona del malleolo mediale e, come sto facendo adesso, del malleolo laterale, dove spesso ci sono dei residui di tessuto ipertrofico che possono, se non rimossi, dare ancora fastidio. Durante la durata di tutta l'artroscopia, ovviamente, per avere una ottima visuale all'interno dell'articolazione, bisognerà avere un flusso costante di soluzione fisiologica, cioè di acqua sterile. Lo scopo di questo flusso continuo di liquido è duplice, cioè sia quello di distendere i tessuti in modo da poter vedere il meglio possibile, ma anche quello di rimuovere più facilmente i detriti di tessuto che si possono creare durante l'intervento. Dopo l'intervento chirurgico, quasi sempre il chirurgo vi concederà di poter appoggiare tutto il peso a terra, tranne in alcuni casi, in cui il medico potrebbe chiedervi di usare per alcuni giorni o alcune settimane addirittura un tutore tipo questo stivale lungo ed eventualmente anche di appoggiare solo una parte del peso a terra. In quest'ultimo caso, con ogni probabilità, sarà prescritto anche un medicamento per fluidificare il sangue e quindi ridurre il rischio di trombosi venosa profonda. Per le prime settimane bisogna cercare di non camminare troppo a lungo per evitare il rischio di gonfiore che potrebbe inevitabilmente portare non solo il dolore alla caviglia e al piede, ma anche una difficoltà di indossare scarpe chiuse. Sarà quindi bene cercare di abituarsi a camminare spesso, ma per non più di 15 minuti di seguito, evitando soprattutto di tenere il piede in basso quando ad esempio state seduti, preferendo invece l'utilizzo di uno sgabello o di una sedia per tenerlo sollevato. Sempre per prevenire il gonfiore post-operatorio ed eventualmente ridurre il dolore, sarà molto utile applicare più volte al giorno la borsa del ghiaccio, per 10-15 minuti ogni volta. Anche in assenza di dolore, per i primi 3 giorni sarà comunque consigliabile prendere gli antidolorifici che vi prescriverà il vostro chirurgo, per poi scalarli e prenderli solo quindi al bisogno. I punti di sutura sono quasi sempre riassorbibili e quindi cadranno da soli, rimanendo protetti per i primi giorni da un cerotto sterile e da un bendaggio che verranno rimossi dopo 2 settimane.
Durante le prime 2 settimane post-operatorie sarà molto importante evitare di bagnare le ferite chirurgiche per il rischio di una possibile infezione post-operatoria. Quando farete la doccia, quindi, sarà bene usare dei sacchi impermeabili, come ad esempio quelli che potete trovare in farmacia, idealmente rinforzati anche con un giro di plastica come quella che normalmente si usa in cucina. Potrete tornare a guidare dopo 2 o 3 settimane o comunque quando la caviglia non solo non causerà dolore ma sarà anche sgonfia, potendo quindi tornare ad usare una scarpa chiusa senza difficoltà. La fisioterapia è generalmente iniziata dopo 1 o 2 settimane con lo scopo di riprendere il movimento attivo e passivo ed eventualmente, se ci fosse ancora, ridurre il gonfiore post-operatorio. Come tutti gli interventi chirurgici ci sono ovviamente dei rischi che fortunatamente non sono frequenti ma che devono comunque essere discussi con il vostro chirurgo prima di decidere di sottoporsi all'operazione. Tra questi troviamo l'infezione, che è molto rara ma che quando capita richiede una pulizia chirurgica urgente in sala operatoria, oppure un altro rischio è anche quello della trombosi venosa profonda, cioè quando si forma un grumo di sangue nella gamba. Se dopo l'intervento chirurgico potrete appoggiare tutto il peso, il rischio si riduce notevolmente, anche se poi spesso per precauzione quasi sempre si prescrive una profilassi per i primi 7 giorni. Il gonfiore post-operatorio è una complicanza pressoché certa, generalmente temporanea ma che in alcuni casi può durare più del previsto. Si tratta di una evenienza facilmente gestibile tenendo il piede ben sollevato durante la giornata, applicando del ghiaccio localmente più volte e facendo la fisioterapia. Tuttavia ci sono alcuni pazienti, mi riferisco in particolare a quelli che già soffrono di insufficienza venosa, che sono a maggior rischio di avere un gonfiore persistente, che teoricamente può durare anche diverse settimane. Un altro possibile rischio è la rigidità residua della caviglia, che potrebbe richiedere molte sedute di fisioterapia prima di migliorare. Non è tuttavia escluso a priori che un certo grado di rigidità articolare rimanga anche in futuro. Nei casi più complicati, questa residua rigidità si può anche associare ad un dolore e a una difficoltà a camminare che potrebbero non andare completamente via e che teoricamente potrebbero richiedere anche un altro intervento chirurgico in futuro. Alla fine, un'altra possibile complicanza, benché rara, è una lesione di uno dei tanti piccoli nervi che passano a livello della caviglia e che potrebbero portare, lo ripeto, si tratta di una evenienza rara, ad una perdita o a una ridotta sensibilità in una zona del piede. Vi invito a visionare infine i video di cui ho inserito i link, a mettere mi piace e a iscrivervi al canale. Grazie.